Buon pomeriggio e bentornati ad un nuovo vlog. Oggi è sabato pomeriggio, questo è il fine settimana di Pasqua, domani è Pasqua. Ho appena finito di fare la diretta sul mio canale YouTube. Oggi abbiamo fatto il punto sul capitolo 12 della videogrammatica. È stato bello, come sempre, e grazie se state guardando, voi che avete partecipato alla diretta di oggi o anche alle dirette passate. Grazie, perché è sempre molto divertente. Finalmente è arrivato il bel tempo. Non voglio dirlo forte, perché ho paura che ricambierà tutto di nuovo, però sono sollevata dall'arrivo delle belle giornate, della primavera. Oggi sento proprio la primavera nell'aria, quindi allergia, raspino alla gola, naso che cola. È arrivata la primavera. Ci voleva un po' di sole e un po' di clima mite, perché i giorni scorsi sono stati veramente ventosi. C'è stato un vento fortissimo a Roma, nello specifico, io vivo a Roma, un vento davvero fastidioso. A me purtroppo il vento innervosisce tantissimo, però è una cosa con cui per alcuni anni della mia vita ho imparato a convivere più o meno, perché ho vissuto a Trieste negli anni dell'università e a Trieste c'è la Bora, la famosa, la famigerata Bora, che è questo vento freddo fortissimo. È un vento talmente forte che in alcune zone della città, soprattutto verso il porto, ci sono delle catene attaccate ai muri che servono proprio a reggersi se il vento dovesse diventare troppo forte da non riuscire a camminare, andare avanti, perché a volte la Bora è così forte da spazzare via tetti di edifici. Comunque, niente, ho deciso di iniziare il vlog adesso a giornata ormai conclusa, più che altro perché sono di buon umore in questo momento e quindi meglio approfittarne per iniziare un vlog. Buongiorno. Ogni volta che mi tolgo il casco se ne va anche tutta questa parte qui di fondotinta sulla fronte, perché il casco assorbe tutto il fondotinta della fronte e vabbè, pazienza. Dovrei portarmi dietro i trucchi per sistemarmi, ma chi c'ha voglia? Io no. Oggi è una bellissima giornata di sole, anche se mi sento un po' scombussolata. Ieri abbiamo festeggiato la Pasquetta e l'altro ieri abbiamo festeggiato la Pasqua. Era da tantissimi anni che a Pasquetta non faceva bel tempo, quindi è stata una piacevole sorpresa, devo dire, avere questa giornata di sole a Pasquetta, perché di solito piove e invece quest'anno ci è andata bene. Oggi incontro due ragazzi che hanno anche loro un canale in cui insegnano l'italiano, sono Rocco e Graziana. Facciamo questa collaborazione per i video brevi. Abbiamo tante idee, però poi quando ci sono tante idee, che forse sono troppe idee, si fa fatica a decidere che cosa fare. Tutto non riusciremo a registrare, però vediamo. Io quando ho tante cose da registrare poi mi sento sopraffatta dall'ansia di dover fare tutto e quindi mi stranisco un po'. Però vediamo che cosa riusciamo a fare con questa bella giornata di sole. Sì, facciamo adesso. Abbiamo finito di registrare, abbiamo pranzato e adesso ognuno è andato per la sua strada e io sono venuta qui sull'isola Tiberina, che è uno dei miei posti preferiti a Roma. Mi piace che sia veramente un'isola nel Tevere, un'isola a forma di nave. Fa caldo in questo momento, sono le 3 del pomeriggio, 3:30 in realtà. Mi godo questo sole.
Vi capita mai di avere quella sensazione di non sapere che cosa fare? Cioè, mi spiego meglio. Siete fuori casa, avete finito di fare quello che dovevate fare ed è talmente una bella giornata che non ci sarebbe un motivo per tornare a casa e quindi vi dite: ma che torno a casa a fare? Avete capito, no? Quelle belle giornate di sole, le prime giornate di sole che vi lasciano con questa voglia di stare in giro. Adesso facciamo un pezzo di strada tra i vicoletti del centro storico. Speriamo, devo stare là. Buongiorno, buongiorno. Mi sto preparando il caffè e poi esco perché oggi vado a lavorare in biblioteca. Ho già preparato il pranzo per oggi. Io e la mia amica abbiamo deciso di prepararci il pranzo e portarcelo da casa, la cosiddetta schiscetta, che è una parola del nord, e infatti dovrei dire schiscetta, con la E aperta, schiscetta, però non ci riesco, dico schiscetta, che indicava il contenitore di metallo in cui i soldati portavano il pasto. E quindi quella parola è un po' rimasta e si dice: mi porto la schiscetta al lavoro. Stamattina mi sono svegliata con un mal di testa fastidiosissimo. Spero che mi passi nel corso della giornata. Stamattina mi è scoppiato un mal di testa fortissimo che mi ha perseguitato per tutta la giornata. Non mi sono portata con me niente, nessun analgesico né un antidolorifico, quindi non vedevo l'ora di tornare a casa. L'introduzione di questa mattina non è mai stata registrata, nel senso che io ho parlato alla videocamera, ma non mi sono resa conto che non avevo premuto registra. E quindi che cosa è successo stamattina? Stamattina sono andata al mercato con mia mamma. Questo è carino, no? Per il divano? Per il divano? Quanto è grosso, bisogna capire. Se dice se è matrimoniale va bene. Questa piccola 25 è tantissimo. Troppo. Quanto costa la vignerola? 10 euro. 10 euro. E i carciofi? 10 euro. 10 euro. 7-10 euro. Nera è più carina. Sì, no, perché quelle ce l'ho già, capito? Quindi non so come funziona. Vabbè, a 18 prendo questa, dai. 24. Poi magari vedo bene, tanto tu ci stai tutti i venerdì. Magari passo e ne prendo pure un'altra. E dammene mezzo chilo abbondante. Dammene un chilo, quanto hai detto? 3 euro il chilo, no? No, scusa, no.
Quanto vengono? 3 euro al Sì, chilo? 3 euro al chilo. 2,98? Sì. Dammene un chilo. Chilo, vai. Bello, buongiorno. Tutta goccia alla fine. Hai capito che cazzo? Sì, chi? Ora, Come stai ora? le pizzette rosse. C'ho tanta voglia di riprendere i tulipani. Soddisfatta? Ah sì, è sempre piacevole venire al mercato. Anche se uno non compra niente, però comunque sia, c'è gente, c'è movimento, poi questa giornata. Poi io la verdura la compro sempre. Che hai preso? Fave, che col pecorino a Roma sono strabuone. E carciofi. Poi che altro ho preso? Fave e carciofi. Io oggi mi sono vestita molto invernale, Ma io vero? infatti ti ho visto, stava zitta col collo alto e ti aspettavi a me. Dov'è col collo alto? Ma perché non è proprio altissimo? Alla faccia, al sotto da ridere. Poi ho pensato, vabbè, forse per il fatto che sta col motorino, però non sì, è sta in freddissimo. motorino. Non è freddo. Vabbè. Caldo, meno male che mi sono messa le Ma io in realtà non ho caldo, sai? È divertente, è anche un modo per far scoprire la cultura del caffè in Italia. No? Sto attraversando Ponte Milvio, proprio il ponte, che è sempre pieno di moschini. Sono fastidiosissimi. Anch'io ho preso i carciofi e oggi mi sono concessa il lusso di prenderli già puliti. Ci hanno dato anche molto prezzemolo. Al mio cane piacciono i gambi del carciofo. Piano piano, piano piano. Buongiorno e buon sabato. Oggi è sabato italiano. Oggi pomeriggio c'è il nostro 13° appuntamento, se non erro, e quindi sto ultimando la presentazione per oggi pomeriggio. Mi prendo una pausa per prepararmi il pranzo. Siccome mi sono avanzati questi 2 nidi di fettuccine all'uovo, vorrei farle con carciofi e asparagi, proprio perché è primavera. I pezzi per la salsa li taglio un po' grossolanamente. Dentro è rimasta un po' di barba. Questa si chiama barba. È la barba dei carciofi, che per sicurezza tolgo perché potrebbe essere un po' spinosa. Tanto poi verranno frullati per la crema. Ho detto salsa prima, mi sono sbagliata. Sarà una crema. Olio, un giro, 2 giri, 3 giri, 4 giri di olio, un pizzico di sale, poi l'aglio non può mancare, uno spicchio. Metto il coperchio e lascio andare a fuoco medio. In questa padella più piccola faccio andare le punte degli asparagi e l'altro pezzo di carciofo. Questo è il tegame per la crema, che poi frullerò, mentre questa è la padella per la guarnizione, cioè la decorazione. Oppure, come dicono i bravi cuochi, per dare più consistenza, diverse consistenze. Nella crema ci metti qualcosa di croccante. Registrare una videoricetta è complicato, soprattutto quando ti dimentichi quello che stai facendo. Ad un certo punto sono semplicemente rimasta in silenzio e ho continuato a preparare il pranzo e quindi ecco il motivo della mia voce fuori campo in questo momento. In sostanza, quello che poi ho fatto è stato frullare i carciofi e gli asparagi, aggiungere un po' di acqua di cottura, un po' di parmigiano e mantecare le fettuccine. Vorrei andare al parco, mettermi al sole a leggere. Ho una confessione da fare a proposito. È da Natale che non leggo un romanzo. Qualche giorno fa ho iniziato a leggere questo, di cui vi avevo parlato in un vlog passato. Vi avevo detto che avrei iniziato a leggere questo romanzo e finalmente l'ho iniziato l'altro ieri. Quindi sono ancora
all'inizio. Si intitola Niente di vero di Veronica Raimo. Per quello che ho letto fino ad ora è divertente, vuole essere molto tagliente, sia nel racconto che nella scrittura. Devo dire che per il momento mi sta piacendo. Mi è venuto in mente di dirvi questa cosa perché nei vlog in cui vi ho parlato di libri, delle mie letture, ho ricevuto molti commenti al riguardo in cui mi si chiedeva: ma come fai a leggere così tanto? Io non riesco. E quindi adesso ho voluto dirvi questa cosa per farvi capire e vedere che ci sono alti e ci sono bassi. Ci sono dei periodi in cui leggo tantissimo e ci sono dei periodi in cui non leggo niente, non tocco un romanzo, proprio per compensare i momenti in cui leggo troppo, forse. Alti e bassi, come tutto nella vita. E va bene così, ecco. Grazie per aver guardato questo vlog. Scrivete nei commenti tutte le parole e le espressioni nuove che avete imparato guardando questo video e io vi do appuntamento al prossimo. A presto! Ciao!